007. Stasera voglio parlarvi di James Bond. No, sto scherzando. 007 è il numero che mi rappresenta nel mio percorso, dove ogni 0 rappresenta un sogno infranto e il 7 poi sarà l'epilogo finale. La mia infanzia è un'infanzia felice, un'infanzia come tutti. Ho una famiglia numerosa, siamo 7 fratelli, quindi vabbè, non è proprio un'infanzia come tutti, perché andare in bagno con 7 fratelli, la fila, ci vogliono 3 ore ogni volta, però è bella, sono l'ultimo dei fratelli, sono coccolato e la mia infanzia va a gonfie vele, mi sento sicuro. Fino a che arriva il primo momento difficile della mia pur breve vita. A 9 anni viene a mancare mia mamma. È un momento complicato perché al funerale di mia mamma, mia zia si avvicina e mi dice: guarda, hai visto che hai fatto, Michele? Tu hai fatto morire tua mamma. E un bimbo di 9 anni non sa come reagire, mi sono sentito terribilmente in colpa, soltanto perché qualche anno prima mia zia aveva saputo che avevo detto una bugia a scuola dove avevo fatto morire un parente, ma non sapevo perché tutti quanti dicevano è morta mia nonna, eccetera. E questa cosa qua mi ha devastato. Vedevo, a parte tutti tristi, ho cominciato a sentirmi tremendamente in colpa per questo e vedevo mio padre piangere, tutti quanti erano devastati da questa situazione e sono andato avanti pensando che fosse colpa mia, sentendomi una brutta persona. Ero arrabbiato, arrabbiatissimo, ero triste, non sapevo che fare, volevo sfogare questa rabbia, ma non sapevo come fare e allora mi è venuto il mio primo sogno. Voglio correre, voglio gareggiare i 100 metri, voglio andare alle Olimpiadi, voglio fare questo nella vita, ok? Voglio correre, mi voglio sfogare. E fuori dalla mia scuola elementare c'era un giardinetto dove io correvo, sfidavo i miei amici che mi facevano sentire terribilmente solo quando mi chiedevano ogni mattina: ma tua mamma dov'è? Perché non viene mai? Dove sta? Qualcuno di loro lo sapeva anche. E io mi sentivo solo, mi sentivo diverso ed ero arrabbiato e correvo, andavo, sfidavo questi ragazzi, battevo anche i ragazzi delle medie. E allora cresco con questo sogno fino ai 12 anni. Quando il 25 ottobre del 2020, dopo aver fatto un esame, un'ecografia, una radiografia, vedo mio padre uscire in lacrime e il dottore che mi chiama e la dico: vabbè, sono morto. Ho pensato quella, la prima cosa che ho pensato. Poi per fortuna si scopre che è un tumore comunque curabile e nel frattempo faccio chemio, radio e tutto. Ho ancora il sogno dei 100 metri. Al termine di questo percorso di malattia faccio un esame, mi sottopongo ad un esame. Non so se conoscete la spirometria. La spirometria è un esame bruttissimo, proprio da vedere, perché ti fanno soffiare in un tubo di carta igienica così per vedere la tua capacità polmonare. Dopo aver fatto questo esame, il dottore mi dice, si rabbuia: Michele, tu che cosa vuoi fare da grande? Dottore, io vorrei gareggiare, vorrei correre i 100 metri piani alle Olimpiadi. Quello sarebbe il mio sogno. Lui fa un silenzio, sospira e mi dice: no, Michele, scordatelo, mi dispiace. Tu non potrai mai gareggiare i 100 metri piani perché hai un deficit polmonare. E là mi crolla il mondo addosso
quello è il mio primo zero, il mio primo sogno infranto, non so cosa fare, ho 12 anni. Nel frattempo vado comunque a scuola, in ospedale, ma quello è un periodo brutto, buio della mia vita, dove io mi sento triste, mi sento senza valore, mi sento sempre in colpa, perché mi dico, hai visto, te lo meriti. Tua zia ha detto che hai fatto morire tua mamma, figurati se non te lo meriti. Cresco dai 10 ai 15 anni sentendomi una brutta persona, colpevole in qualche modo di questo. E lì poi cominciano a venire gli attacchi di panico, comincio a sentirmi veramente vuoto e senza speranza. Ma lì, in quel momento, grazie anche al supporto della mia famiglia, mi viene da pensare, Michele, ma perché ti comporti sempre come tu fossi il nemico di te stesso? Comincia ad esserti un po' amico, perché se non lo sei tu, difficilmente potranno essere tutti gli altri. E allora mi viene una fiammella, un'altra fiammella, è il mio secondo sogno, che è quello di diventare un doppiatore. Perché? Perché da piccolo andavo al supermercato, guardavo le merendine e mi ricordavo dello spot di quelle voci che riuscivano a incuriosirmi, a farmi comprare quel pacchetto di merendine, e mi ricordavo i pinguini di Super Quark e le voci di Super Quark con cui magari mi addormentavo e dicevo no, io voglio fare questo, ma purtroppo non posso ancora, perché fino ai 15 anni la malattia è andata, diciamo, a ledere le corde vocali, per cui io ho una voce sottilissima. Fino a 15 anni parlo tipo così, come Topolino. All'improvviso, poi lavorando sulla mia voce, una mattina mi sveglio con questa voce e i miei familiari, oddio, vade retro, Satana, perché c'è qualcosa che non va in te. E dico, aspetta un attimo, ci potrei fare qualcosa con questa voce. E mi iscrivo a un'accademia di doppiaggio, recitazione, canto, eccetera. E lì comincio a condividere con gli altri delle emozioni, ad empatizzare, a non sentirmi sempre sbagliato. E dico, ok, questo sogno va avanti, questo sogno posso fare qualcosa, comincio a lavorare, comincio a dare la voce anche ai matrimoni per delle piccole poesie, ma io voglio arrivare là, voglio arrivare alla Rai, voglio arrivare allo spot. E dopo qualche anno arriva il provino per eccellenza, un provino per cui io posso dare la mia voce per uno spot in TV, Rai, Mediaset, tutti i canali. Io ci credo fermamente, partecipo a questo provino e al termine del provino arriva il mio secondo sogno infranto, dove il provinatore mi dice, anche abbastanza scocciato, senti Michele, ma che sei venuto a fare? Tu non riuscirai mai a fare questo, che vuoi fare gli spot? Ma assolutamente, ma non fa parte, tu non ci riesci, non fa per te. E lì mi ricade di nuovo il mondo addosso, vedo davanti quel medico col camice che mi dice, io con sto tubo di carta igienica in bocca, che mi dice, tu non potrai correre, il mio secondo sogno infranto. Per 2 mesi non tocco il microfono, non faccio nulla, mi sento completamente abbattuto, senza valore, nessuno riesce a darmi valore e ancora per una volta mi sento una brutta persona. E in questi mesi, in questi 2 mesi, la mia famiglia mi è molto vicina, anche la mia compagna mi è molto vicino, e io riesco a darmi una pacca sulla spalla, a dire ancora una volta, guarda che non è colpa tua di niente. E riesco a dirmi, però forse questa persona ha ragione. Michele, aspetta un attimo, forse ha ragione e quindi in questo momento tu non puoi fare uno spot in TV, ma non è detto che non lo potrai fare sempre. E quindi comincio a guardare tutte le puntate di Super Quark un'altra volta, gli spot in TV, tutti gli speaker, tutti i doppiatori, perché io voglio arrivare là. E lavoro come un matto per 7 anni, ed è quello il mio 007, perché poi alla fine si realizza, dopo 7 anni arriva una delle chiamate più importanti della mia vita.
E io rispondo, pronto? Sì, pronto, sono una regista della RAI. E lì già il cuore comincia a battermi forte. Sì, prego. Lei è Michele Lettera? Sì. E noi vogliamo realizzare una serie di documentari con lei. Là ho avuto una felicità, una soddisfazione immensa. Là ho pensato, Michele, non sei poi così una brutta persona. Michele, c'è qualcuno che vede il tuo valore, dovresti vederlo anche tu. E adesso io anche, tutte le volte che realizzo uno spot, un documentario, io a volte mi guardo anche allo specchio, mi guardo le cicatrici che ho in petto, vedo il dolore passato, ma vedo la trasformazione di quel dolore in felicità e quindi dico, mi è servito quel dolore. E oggi la cosa più importante che io faccio, ed è difficilissima per me, quando mi sento senza valore, mi sento una brutta persona, mi do una pacca sulla spalla e lavoro tutti i giorni per essere la migliore versione del migliore amico di me stesso. Grazie mille, buona serata a tutti. Grazie.